Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Benvenuti in questo nuovo video di una seria collaborazione di funghi interregionali. Dico collaborazione perché è nata questa collaborazione con due amici fungaioli, nonché anche youtuber, quindi parliamo di Natura Wild e parliamo di Riccardo Fiorini. Ognuno di loro vive in una regione diversa, quindi parliamo di Natura Wild che si trova in Toscana e Riccardo Fiorini che si trova in Emilia Romagna. Io chiaramente, come tutti voi sapete, sono ligure, quindi questa collaborazione è nata per fare un raffronto sul, diciamo, le tempistiche delle nascite. Cosa vuol dire? Vuol dire che faremo dei raffronti per vedere quando alcune specie nascono e vedere in che rapporto nascono, cioè ci sono dei periodi in cui nascono prima, che sono, diciamo, un pochino più prematuri, che ne so, in Toscana, subito dopo possono venire in Liguria e poi arrivare in Emilia Romagna, o viceversa, partono prima in Emilia Romagna, poi in Liguria e poi in Toscana, o ancora al contrario. Quindi questo sarà un esperimento che spero che veramente possa essere d'aiuto, chiedo scusa, a molti di voi, e chiaramente anche a noi stessi sarà utile proprio per fare questo raffronto e capire veramente se i nostri funghi seguono una logica quasi matematica, non solo meteorologica. Allora, oggi è il 13 di aprile del 2024, sono venuto nelle alture della bella Genova, quindi siamo al centro della Liguria, sto andando a caccia di Calocibe gambosa, quindi i nostri prugnoli. Sono venuto a vedere delle prugnolaie e devo dire che per il momento quello che ho notato è semplicemente un po' ancora in anticipo qua da noi, cioè nel senso che comunque i funghi sono ancora piccolini. Ora vi mostro dietro di me, intanto vi faccio vedere la tipologia diciamo delle fungaie, perché ci sono molte regioni dove il fungo viene trovato nel bosco, praticamente nel bosco, boschi di quercia anche, e qui invece in Liguria i più tanti vengono presi nei prati, ma nei prati chiaramente è molto più semplice. Perché questo? Perché ci sono diciamo i nostri cerchi magici, che sono quei cerchi che segnalano praticamente la fungaia del nostro ben amato prugnolo. Ora ve lo mostro subito. Allora, noi, come potete vedere, c'è tutto il verde del nostro prato, anche se poi sale. Noteremo che qua c'è, adesso non so se riesco a mostrarvelo, vedete, sono proprio vicino anche a una strada, qua è una prugnarola molto vicina, quindi molto facile. Vedete questa erba abbattuta che forma questo semicerchio? Vedete? Ecco, questa è una fungaia di Calocibe gambosa. Ora, sono sincero, non ho ancora guardato cosa c'è, cosa non c'è, però diciamo che normalmente io parto sempre più o meno dalla metà della nostra fungaia per vedere se c'è qualche bel fungotto da mostrarvi. Sembrerebbe ancora vuota. Sembrerebbe ancora vuota. Ah no, guardate, qui ce n'è uno, è l'inizio. Allora, è l'inizio, vedete? Questo è un piccolo esemplare che però, guardate il mio dito, la mia unghia, lo lasciamo perché è ancora giovane, c'è da crescere, ok? Anche se io sono abituato a toglierli, anche se non mi piace, piccoli, ma quelli nelle fungaie vicino alla strada, proprio per demotivare un pochino i fungaioli del luogo, che magari sono in pensione e vengono anche 2 volte al giorno a controllare, quindi non c'è mai verso di poterli trovare di una bella dimensione. Quelli devo andare nelle fungaie un pochino più nascoste. Allora, le nostre prugnolaie sono spesso anche di piccole dimensioni, ma la curiosità di andarle a
a controllare, perché anche se sono molto piccole a volte possono regalare anche dei bei esemplari, anche se non vediamo quei grandi cerchi enormi che possono determinare magari una grande fungaia con grandi possibilità di fare anche un bel numero di, diciamo, di funghi. Consideriamo che il Calocibe gambosa è un fungo che spesso nasce gregario, quindi ci sono spesso delle grandi quantità di funghi. Io ricordo di aver trovato una volta una prugnolaia dove c'erano più di 200 esemplari, e questa chiaramente è una stima fatta a occhio, ma erano veramente di piccolissime dimensioni. Ho voluto lasciarli, che questo era un controllo che ho fatto alla mattina. Sono ripassato poi alla sera, qualche furbacchione del posto si è portato via praticamente tutto, e io dico funghi grossi, quello che vi ho fatto vedere prima piccolino non era praticamente, era già enorme, grossi come la testina di una bic, tanto per farvi capire che cosa si sono andati a attaccare. Che poi, voglio dire, quando sono piccoli così li buttate a cuocere, anche se volete fare sott'olio, oppure perché quella è la sua morte, oppure farvi anche un bel sugo, non vi rimane praticamente niente. Ora vi mostro una piccola fungaia microscopica che rimane sotto, nascosta sotto un costino, ve lo faccio vedere subito. Vedete questo costino qua, molto piccolo, se vedete lì per terra, vedete quella prugnolaia lì che è molto piccina, muore praticamente di contro quella spalletta. Ora andiamo a vedere, e devo dirvi la verità, ho già controllato prima di aprirmi qua, e guardate qui, qua ce n'è uno, bello, guardate qui, guardate qui che prugnolaia, guardate che meraviglia, guardate che spettacolo, li vedete? E a volte non si ci dà peso, perché dicono: ah, ma quella lì è piccolina, cosa vuoi che dia di frutti? A volte anche una prugnolaia piccola così ci può regalare veramente dei bei esemplari. Ora faccio un attimo una foto e poi continuo la registrazione. Allora, qua invece vediamo che salendo un pochino di quota sono riuscito invece a trovare qualche prugnola in più. Eccolo qui, vedete? Guardate qui che bella fungaia. Guardate qui che spettacolo, guardate qui che meraviglia, una bella prugnolaia, eh? Poi richiudiamoci sempre di mettere sopra qualcosa, di chiudere, perché i nostri prugnoli almeno non patiscono. Guardate qua che spettacolo. Sono fermato in un'altra fungaia a bordo strada, sto controllando qui e alla fine vedo anche qui due cosini piccoli che li lasciamo vicini, così non si raccolgono. Vediamo se c'è qualcos'altro qui nella fungaia. Allora, ora vi faccio vedere delle fungaie che vedo in distanza. Guardate bene il verde dell'erba e poi il verde scuro delle fungaie che creano delle mezze lune nel verde più brillante. Ora vi mostro, eccole là, le vedete le mezze lune nel verde? Là, ora andiamo a controllare se c'è qualche prugnolo, Là sono 1, 2, 3, 4, ce n'è una lì che è appena 4, 5 laggiù, 6, insomma ci sono 6 fungai. Ora andiamo a vedere. Ok, ora andiamo a vedere la fungaia le fungaie che vi ho mostrato, che vedevo dalla strada in lontananza. Questa è una,
Questa è una e le altre sono là sopra. Andiamo a vedere sta prugnolaia qui. Ok, ora la demarcazione della fungaia bisogna sempre controllare nella parte sopra dell'arco, tra l'erba verde scuro e quella verde chiaro. Ricordiamoci sempre che per trovare le fungaie le giornate, diciamo, utili non sono certo queste che vedete alle mie spalle, dove c'è cielo azzurro completo, perché il colore dell'erba diventa praticamente, sotto l'influenza del sole, un qualcosa di monocromatico. Quindi o sapete perfettamente dove andare a mettere le mani, se no vedere delle fungaie nuove è veramente difficile. Necessita chiaramente di una giornata nuvolosa, e allora lì sì che potrete intravedere lungo i vostri percorsi, spesso anche camminando con la macchina, riuscirete a trovare delle fungaie che magari sarete passati in quei posti 1000 volte e non ci avete mai fatto caso. Bene, io concludo questo video, spero che per diciamo questi funghi interregionali sia tutto, quindi che sia di buon auspicio per un futuro di collaborazione che vada sempre alla stragrande, ma soprattutto che sia utile per tutti gli appassionati di funghi. Quindi anche voi potrete in questa maniera fare dei calcoli, quindi se volete passare da una regione all'altra, questo lo potete fare tranquillamente, sapendo già che più o meno quando sono nati in una regione, nell'altra regione magari arrivano quei 15-20 giorni dopo, un mese dopo, a volte succede anche questo. Vi abbraccio, un saluto dal Macina, dal mondo di Fungomagia, da Natura Wild e da Riccardo Fiorini. Un abbraccio, ciao a tutti.